Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Davastato e bentornati alle lezioni di Monowheel Davastyle. Siamo arrivati alla terza lezione e oggi affronteremo come partire, fermarsi e girare. Non indugiamo oltre, partiamo con la sigla e la terza lezione Davastyle. Dando per scontato che avete visto gli altri video e che quindi ormai fate questo movimento qua con una scioltezza incredibile, posso spiegarvi come partire. Allora, partire ci sono due modi. Puoi partire o da fermo, quindi sali e parti, o se no puoi partire col piedino tipo skateboard, quindi dai due passetti e poi parti e via. Quindi per esercitarvi a partire in maniera più sciolta possibile, l'esercizio che dovete fare è questo, quindi fare questa cosa qua e cercare di trovare l'equilibrio per poter stare in equilibrio così. A quel punto potrete fare qualsiasi tipo di partenza che vorrete. Ecco, una cosa da stare molto attenti è non fare le partenze razzo, perché sono pericolosissime. Quindi adesso vi faccio vedere un esempio di partenza da non fare, state attenti. Questa è la partenza da non fare assolutamente perché è pericolosissima. Pronti? Ad uno. Il concetto è che non dovete stare dritti. Quando partite dovete sempre avere le gambe un po' piegate e invece di spingere col busto buttandovi in avanti, spingete con i piedi, le punte dei piedi e le ginocchia. Quindi vedete che accelero senza buttarmi in avanti, non serve buttarsi in avanti, è solo pericoloso. Quindi se volete potete anche fare un'accelerazione fulminea senza bisogno di buttarsi in avanti. Guarda, salgo e spingo con le ginocchia, vedi? Quindi avete capito come partire? Adesso vi spiego come fermarvi. Allora, ovviamente il monoruota essendo bilanciato basta che vi sbilanciate un po' all'indietro e lui si ferma. E qui vale lo stesso discorso della partenza, quindi evitare di tenere il busto dritto ma frenare col peso e piegando le ginocchia. Adesso vi faccio vedere due esempi di frenate, una giusta e una sbagliata. Cominciamo con quella sbagliata. Eccola, sbagliatissima. Minchia, pericolosissima. Così mi ammazzo io, mi ammazzo pure. Adesso vi faccio vedere come dovete frenare invece. Guardate bene la posizione, poi vi farò vedere il rallentatore. Questa è la frenata corretta. Capito? Questa è la frenata corretta, quindi culo basso, ginocchia piegate. Ok. Ah no, vi devo ancora far vedere la fermata stilosa, che è la più bella. La rifaccio perché mi piace troppo. E tra l'altro per questa fermata stilosa devo ringraziare Adam Maliki del canale Wrong Way, che comunque se volete Davastato su YouTube. Bella, registratevi, lasciate milioni di like. Faccio vedere la fermata stilosa, bellissima. Fermata stilosa, maniglia, pedale e siamo fermi. Maniglia, pedalina e siamo arrivati. E con questo vi ho anche dimostrato la comodità del monoruota, perché ragazzi ricordatevi che questo è il mezzo migliore per girare in città. Non ce n'è monopattini, non c'è niente, c'è solo il monoruota. Quindi dopo che avete capito come partire, come fermarvi, vi spiego come girare, perché se voi guardate il monoruota avendo una ruota sola ha la possibilità di girare in due diverse maniere. Una è quella classica che utilizzate anche con qualsiasi altro mezzo a due ruote, quindi piegate il monoruota, vedete che gira, ma il monoruota, essendo che c'è una ruota sola, può anche girare così, e questa è la figata. Quindi quando fate una curva
potete farla o in questa maniera, classica maniera, quindi piegando tutto, o se no potete girare il monoruota su se stesso, vedete? Arrivate e girate. Girate. Quindi c'è anche la partenza, un'altra partenza stilosa, non ve l'ho fatta vedere, ma se volete vi faccio vedere anche quella. La fermata stilosa ve l'ho fatta vedere. La partenza stilosa è così. Ma c'è anche un'altra fermata stilosa, adesso ve la faccio vedere anche quella. Partenza stilosa. Tenete il monoruota, gli date un piccolo handi e via. Niente di più semplice. Addirittura c'è la variabile, c'è la variante, quella che proprio se vuoi fare lo sborone, che io sono il più figo del mondo, lanci il monoruota e gli salti sopra, allora lì proprio la fermata stilosa numero 2, quella che faccio io di solito. Bene, anche per stavolta direi che è tutto, la terza lezione dalla style è finita. Penso che ormai siete sempre più a vostro agio col vostro monoruota, quindi la prossima volta vi spiegherò bene come affrontare gli scalini dal più alto al più basso, sia in salita che in discesa, quindi continuate a seguirmi, lasciate un like e registratevi al canale perché non l'avete ancora fatto. Ciao ragazzi, è stato bello, ciao! Partenza in salita, perché alcune persone tribolano a partire in salita, allora c'è un barbatrucco molto semplice. Se volete evitare di poter partire in salita, basta partire di traverso, quindi partite normalmente e poi partite in salita, molto semplice, ma secondo me è anche fattibile la partenza in salita normale, quindi dritta, quindi ci mettiamo dritti, la gamba deve stare molto piegata, già pronta a spingere, in modo che nel momento in cui salgo sto già spingendo, quindi mi piazzo già un po' sbilanciato in avanti e via, e parto, vedi? Semplice, niente di difficile. Posso anche fare la fermata in discesa con ripartenza al contrario. Che cazzo. Ciao amici, ciao.